Eccoci qua. Allora, per realizzare questa borsettina avremo bisogno di una fettuccia. Io ho utilizzato questa qua di Tessiland in colore avio e un uncinetto numero 6 e ovviamente un metro per prendere un po' di misure. Partiamo subito con il nostro cappietto e andiamo a fare 20 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. A queste 20 catenelle ne aggiungiamo 3 per la prima maglia. Praticamente alla fine del giro, se non state utilizzando lo stesso magari filato, precisamente lo stesso filato o neanche lo stesso di conseguenza uncinetto, dovrete avere una striscia di circa 22 centimetri, tirata ovviamente, perché poi questo tipo di filato, questo tipo di lavorazione tende poi ad allargarsi dopo. Una volta che abbiamo fatto le nostre 3 catenelle in più, carico il filo, entro, vedete c'è 1, 2, nella terza catenella dell'uncinetto entro e faccio una maglia alta e procedo di maglie alte per tutto il giro. Arrivo fino alla fine della nostra riga. Diciamo che questo tipo di filato è bello da lavorare perché comunque è molto veloce, cioè riuscite a fare questo come anche la licra per esempio, riuscite a lavorare molto velocemente, a fare pezzi comunque di misure discrete in poco tempo. Però è veramente faticoso da lavorare, cioè è molto poco scivoloso e comunque richiede un po' più di forza quando fai il punto, quindi alla fine finisce che riesci a lavorare anche poco perché dopo poco tempo inizia a farti male il polso, la mano, eccetera, quindi ha i suoi pro e i suoi contro. Quindi continuiamo con le nostre maglie alte fino alla fine della riga. Ok, sono arrivata alla fine, vedete ho fatto anche una maglia alta in quest'ultimo punto, che è quello che ci servirà per girare. Quindi io ho fatto una maglia alta, carico il filo, entro sempre nello stesso ultimo punto, mi porto dietro anche la fettuccia, diciamo il codino di avviamento, in modo da fermare bene il lavoro, e faccio un'altra maglia alta. Questi punti diciamo che i primi sono quelli più rigidi, poi si migliora, e ne ho fatta un'altra. A questo punto ne faccio un'altra ancora, sempre prendendo dentro il mio codino, e faccio un'altra maglia alta. Siamo a un totale di, lo rifaccio perché mi è scappato, siamo a un totale di 3 maglie alte nello stesso punto. Ok, e a questo punto ne facciamo un'altra che ci gira ufficialmente, quindi 4 maglie alte nello stesso punto, e ci fa in questo modo anche un po' di base per la nostra borsetta. Tiro un po' in modo da stringere. E a questo punto, vedete, da questa parte ho la costa, diciamo, dietro della catenella di avviamento e vado a fare in ciascuna una maglia alta, quindi carico il filo, entro bene, dovete entrare proprio bene dentro tutto il corpo, perché il rischio è di entrare solo, vedete, nella parte più esterna, invece dovete proprio entrare bene dentro al corpo, finché potete vi portate dietro il codino, così lo fermiamo proprio, lo cementifichiamo praticamente, però almeno siamo sicuri che la borsa è stabile. E continuiamo a fare una maglia alta dentro ciascuna asola
e arriviamo fino alla fine in questo modo. E poi vediamo come fare gli aumenti dall'altra parte. Ok, siamo arrivati all'ultimo punto dove vedete c'è già la prima maglia alta, che è quella che abbiamo fatto all'inizio. Adesso dobbiamo andare sostanzialmente a pararla rispetto al lato opposto, quindi qua abbiamo una maglia alta dentro a questo punto, dovremo farne altre 3, in modo da averne 4 come dall'altra parte. Quindi entro, attenzione quando entrate non è questo punto qua, ma è questo, è proprio l'ultimo dove avete la prima maglia alta dell'andata, diciamo. Entro e faccio un'altra maglia alta, una, 2 e 3. Con questa qua, che è quella che abbiamo fatto all'inizio, arriviamo a 4 come dall'altra parte. Ora vedete che questa prima è formata dalle nostre 3 catenelle iniziali, 1, 2, 3, nella terza entro e faccio una maglia bassissima. E in questo modo abbiamo creato la nostra base. Ok? Ora dovrete, ovviamente, poi tanto quando faremo la lavorazione si girerà da sola, questa dove vedete che c'è anche il codino che spunta è la parte interna, quindi piegate un po' dalla parte opposta in modo che andremo a lavorare dritte. A questo punto non andiamo a fare, perché lavoreremo in spirale, quindi non andremo a fare tutti i giri, la chiusura, a parte il primo che ci serve perché è alla base, però non andremo a fare tutti i giri, la chiusura, le 3 catenelle e ricominciamo, ma lavoriamo direttamente in spirale. Quindi saltiamo questa catenella, carico il filo, in quella successiva entro e lavoro già in maglia alta. No, scusate, senza saltare la catenella. E carico, entro proprio in questa, nella prima che vi trovate, e faccio la mia maglia alta in questo modo e proseguiamo di maglie alte in tutto il giro. Adesso vi farò vedere come continuare la spirale. Adesso facciamo tutto il giro e poi quando torniamo qua vi faccio vedere come continuare la spirale e poi vi spiegherò quanta altezza deve esserci per poi vedere insieme i manici. Quindi proseguo facendo una maglia alta dentro ciascuna maglia alta. Vedete, pian piano vi girate anche un po' al lavoro così siete più comode. Assicurandovi ovviamente che sia dal verso giusto. Quindi praticamente l'accodino di avviamento deve essere dentro. E proseguo in questo modo. Ok, vedete, sono arrivata alla fine, questa è la prima che ho fatto del giro. Semplicemente carico e entro dentro la maglia e continuo a fare maglie alte, imperterrita proprio, cioè si continua senza preoccuparci minimamente del filo del giro. In questo modo noi continueremo a lavorare in spirale e non avremo, diciamo, le cuciture o il segno del cambio della riga. Tanto poi, appunto, essendo un filato così grosso, se facessimo, diciamo, quel cambio giro si noterebbe sicuramente di più. Invece in questo modo rimane un punto, diciamo, un tratto compatto. Ora potete ovviamente mettere, ad esempio qua del giro precedente, un segnapunti per ricordarvi che qua inizia il giro nuovo, anche se a voi non cambia sostanzialmente nulla, oppure molto più semplicemente seguite, diciamo, la riga centrale e poi salite sul lavoro. Questo è il punto, è la metà in cui, diciamo, finisce il giro teoricamente, e poi andremo a chiuderlo qua ovviamente. Quindi adesso proseguiamo. Io ovviamente ho fatto
questa larghezza e adesso farò l'altezza, ma il punto si adatta a qualsiasi tipo, quindi se volete farne una più larga, l'unica cosa dovete tenere le proporzioni. Se fate una più larga ovviamente dovrete farla più alta, però queste adesso sono le proporzioni per una pochettina. Quindi continuo a fare questo lavoro finché l'altezza non è quella desiderata. Ok, sono arrivata alla mia metà, allora vediamo quanti centimetri abbiamo fatto, tirando bene. Sono arrivata a circa 15 centimetri, che poi tirati sono un pochino di più. Mi sono fermata, ops, ho tirato un colpo alla telecamera, mi sono fermata una maglia prima di quella che è l'inizio del nostro giro, perché scusate, 2 maglie prima, quindi questa è quella prima e questa è quella effettiva di fine giro. Quindi saltiamo questa maglia e andiamo a fare una maglia bassa, scusate, bassissima, in quella successiva e chiudiamo il nostro giro. A questo punto una catenella, facciamo la nostra maglia bassa e andiamo a fare 1, 2, 3 maglie basse, quindi un totale di 4. 1, 2 e 3. A questo punto andiamo dalla parte opposta, quindi qua contiamo 3 indietro, 1, 2, 3 e poi contiamo le maglie successive, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quindi noi dovremo poi puntare 3 maglie dopo 16 maglie. A questo punto andiamo a fare 40 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ops, 8, 9, 10, 11. Una volta fatte le nostre 40 catenelle, contiamo da qua 16 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entriamo nella 17esima, in questo modo, e facciamo una maglia bassa. Ed è la nostra prima maglia bassa. Un'altra maglia bassa e siamo a 2. Un'altra maglia bassa e siamo a 3. E vedete che la quarta arriva in quella centrale e siamo a 4. Dopodiché, ops, rifacciamo la quarta, dopodiché giriamo la borsa, rifacciamo 3 maglie basse che con quella centrale sono 4, quindi 1, 2, 3, e facciamo le nostre 40 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fatte le nostre 40 catenelle, adesso è scesa anche la luce perché c'era il sole 5 secondi fa, adesso sta diluviando, va bene. Comunque, contiamo di nuovo 16 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, entro nella 17esima e faccio la mia prima maglia bassa, dopodiché altre 2 maglie basse, scappano queste maglie in un modo, la rifaccio, quindi altre 2, quindi 1 e 2. E siamo arrivati alla prima che abbiamo fatto, la prima maglia bassa che abbiamo fatto, che lavoriamo normalmente senza chiudere, senza far niente, continuiamo la nostra spirale. Quindi faccio 1, 2, 3, 4 maglie basse,
siamo arrivati a quella che ha fatto, diciamo, partire. Ora carico il filo, entro, vedete? Cerco di farvelo vedere. Questo è il nostro manico. Carico il filo ed entro direttamente in questo modo dentro al manico e faccio una maglia alta. Ok, in questo modo la spingo un po' indietro e continuo entrando, vedete, non entro nella catenella, vado proprio a coprire il manico, la struttura del manico che abbiamo fatto con le catenelle. 2, di nuovo carico, entro, 3, carico, entro, 4, e avendo fatto 40 catenelle di base andrò a fare 40 maglie alte dentro al mio manico. Eccoci qua, io alla fine ho dovuto farne 50 di maglie alte perché dipende un po' dalla mano, tanto il numero preciso non è importante, l'importante è che copriate bene il manico. A questo punto siamo da questo lato qua, quindi saltiamo questo punto che è quello dell'attaccatura dell'inizio della catenella e quello prima e andiamo a fare di nuovo una maglia bassa, una maglia bassa, 2 maglie basse, 3 maglie basse e 4 maglie basse come dall'altra parte. Di nuovo saltiamo l'attaccatura di partenza, carico il filo e ricomincio con le mie maglie alte che vanno a coprire il manico e proseguo coprendo anche quest'altro manico. 2, 3, 4. Io ad esempio di là ce ne ho messo 52, 51, 52. Non è detto che qua me ne serviranno 51, 52, perché per quanto uno cerchi di avere sempre la mano più regolare possibile, magari alcune maglie sono più strette, altre più larghe e quindi coprono più o meno spazio del manico. Voi del numero non vi preoccupate, l'importante è che il manico sia coperto bene e ovviamente lasciando un po' di agio, perché se voi andate proprio a farne tantissime, cioè tipo se ne faceste il doppio, inizierebbe a curvarsi perché non c'è lo spazio poi per la maglia vera e propria. Dovete semplicemente lavorare regolarmente tenendo uno spazio adeguato tra le maglie e non curarvi se invece che 40 sono 50, sono 45 o 55, ecco. Poi non arrivate ovviamente al doppio delle maglie perché appunto se no non ci stanno. Sono arrivata alla fine, esattamente come prima, salto sia la maglia di attaccatura che quella successiva e stavolta vado a fare una maglia bassissima. 1 e 2. In questo modo abbiamo agganciato il nostro manico. A questo punto andiamo a fare un semplice giro di rifinitura, quindi maglia bassissima in ciascuna maglia. Sembra facile, ma in realtà la maglia bassissima con questo filato è tosta, però almeno andiamo a fare un giro di rifinitura della borsa che poi cambia proprio l'aspetto perché gli dà tutta un'altra precisione. Andiamo a fare tutto il giro di maglie bassissime, vedete come si crea questo bordo più ordinato, più preciso. Una volta finito il giro andiamo a tagliare la nostra fettuccia, chiudiamo con una maglia bassissima e andiamo a nasconderla. Una volta nascosta vi faccio vedere un po' più dall'alto la nostra fettuccia, la borsetta è finita, potete tenerla appunto così a braccio, quindi questa è, potete fare ovviamente il manico molto più piccolo e avrete una borsetta a mano, invece in questo modo avete una borsetta piccola ma che potete tenere tranquillamente sotto braccio e volendo in questo spazio qua, se volete anche la tracolla, potete agganciare con le tracolle quelle che hanno i moschettoni
ce ne sono tantissime anche su Amazon, banalmente, magari vi metto qualche link in descrizione, la agganciate magari non al primo punto ma tipo al secondo, così potete portarla sia sotto braccio che a tracolla, e questa qua per un bel outfit estivo è perfetta. Come sempre vi ringrazio per essere stati con me, di aver seguito il tutorial, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti o lasciando un like, e come sempre iscrivetevi o abbonatevi al canale. Grazie e ciao!